Sarà un'intervista un po' particolare. Fantastica. Mi aspetto grandi cose da questa intervista. Non abbiamo mai avuto un ospite con delle luci così in testa. Con un cappello così particolare. Con un cappello così particolare. Beh, lui da sempre ha dei cappelli Però particolari. Si è in questo superato. caso. Signori, una delle più importanti pop star del mondo, un artista incredibile, milioni di dischi venduti, Grammy Awards, è stato avanti in tante cose. Oggi ce l'abbiamo qui e siamo veramente contenti di avere Jason Kay from Jamiroquai. Hi, welcome. Hello, hi everybody. How are you? Yeah. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Your Italian is really... It's not good enough. Oh, it's perfect. It's in your head has been projected by an Italian guy, right? Yeah, there were two guys that worked on it. There's about 25 different micromotors in it, and they are... Fantastico. Allora lo spieghiamo per chi ascolta solo la radio. Mamma mia. One of the guys that was designer, you see him in the automaton video. He is the guy that stands behind me as the doctor. Okay. The mad doctor, yeah, he's one of the in guys the video. Okay. Absolutely. So and he's Italian. Yeah, he's very much Italian. Vincenzo è il designer e l'ingegnere italiano che ha progettato questa cosa. Hanno lavorato al cappello un tedesco e un italiano come delle barzellette, e Vincenzo appare anche nel video. Spieghiamo per chi ci ascolta solo in radio che Jamiroquai ha sulla testa il famoso cappello di Automaton, che esattamente, è il primo quello singolo. Tutto luminoso che è comandato con un telecomando. You use a remote, right? Yeah, this is designed. This is we try to upgrade it so it can be programmed to do what it wants to do. Okay. With the music, with the things, but here, this in the video, you see, I have to use a whole handheld thing. It's difficult to get my fingers around. So, the other guy, the German guy, Moritz Waldemeier, he designed this. He's the guy that when you have your television remote control, do you remember your first thing? Yeah. He's Like the guy this? that designed that. Really? Exactly. And he's the guy that designed that for Philips. Lo stiamo migliorando il cappello, però per il momento reagisce agli stimoli esterni, la musica, eccetera. Ha un telecomando, come si vede nel video, e c'è questo tedesco che ha progettato proprio il sistema. Il reagisce alle donne quando vedi belle donne. It's sensible to girls. Sì. Cosa fa? What happens to the head when you see a beautiful girl? Fa così? Ecco, esattamente, fa questa cosa. Molto bello. Because you're a shy guy, so... When I'm shy, I do this. Sì. I'm happy, I do that. Quando è contento. And when I'm really excited, I do this. Ecco, fa così. Ragazzi, vabbè, lo voglio anch'io. Dovete guardare il video. We want a head like that. We want a head like that. Allora, è uscito. Sì, ma questo di pure, così mi collego, no? Perché effettivamente questo lo utilizza, questo cappello lo usa nel video di primo Automaton, sì, mentre in quello che è uscito per ultimo, il secondo singolo, Cloud9, ne usa uno normalissimo che non fa niente. Che è successo? So in the Cloud9 video you use a normal hat, right? Io l'ho guardato tutto il tempo nella speranza. Specifically for Automaton. Okay, absolutely. Yeah. Okay. Nell'altro invece questo è in particolare specifico solo per Automaton. Peccato, quell'ultimo non fa niente. Allora, lui è stato un po' lontano per 7 anni, ha dichiarato di essere che era più che altro stanco non della musica ma dello show business. So you've been away for 7 years and you said you got sick not of the music but of the business in a way. Is that right? Well, absolutely. Touring, it's tiring, you're up and down after a while, there's got to be a life outside, just keep getting on flights, and doing the music. And, we were all getting tired, me, the band, the guys were just tired, Okay. And also the other thing is, it's, I wear my heart on my sleeve, and, you have to have record companies that support you, and, you know what I mean? And also, I have 2 little daughters now, they come before the music. This is beautiful. Yeah, it is beautiful. Dice su e giù, fai tour, è stancante, anche piacevole con la band, però non è più 3 anni di tour. Sei sempre in scena, e adesso soprattutto ha chiuso con una cosa che piacerà molto alle nostre ascoltatrici, credo. Ha detto ho 2 bambine e vengono sicuramente prima di tutto, sono la cosa più importante. Sì, molto importante. Molto importante. You dedicated a song to Carla, right? That's right, to my daughter. That's correct. Which is what's so lovely about it. It's very difficult to not make these things so sickly and sweet, like cheesy, right? Yeah. It's very cheesy. Thank you. That's the English word for cheesy. So, it's important to, and every word is difficult within 4 minutes of song to say what you wanted to say about your daughter, and I think I achieved that.
Okay. I think it's my favorite song on the album, but of course it would be. Ok, beh, certo. Because ogni scarafone è bella mamma suoi. Dice che la canzone dedicata a Carla, quello che gli piace di questa canzone è che non è una canzone, io ho suggerito la parola cheesy, cioè non è mielosa, è Quattro formaggi. Quattro formaggi. Quattro formaggi. Quattro Quindi formaggi. dice, è difficile fare una Sì. canzone su una persona a te così cara, tua figlia, e Certo. riuscire a fare però un pezzo non mieloso, non Difficult scontato. to put all the words just perfectly, Yeah. into the place. Because you get a Certo. responsibility, because when she Well, no. will grow, the song That's remains. exactly. Yeah, It's around to say, la canzone rimane, quindi quando lei cresce magari poi this si song is vergogna. no good, Daddy. Però in questi 7 anni si è anche divertito, non soltanto con il cappello. Lui è pieno di auto, no? C'ha auto nuove. Chiedi se c'ha delle auto nuove. Come si diverte. In these 7 years Delle that you've been Porsche, away, delle Ferrari. did you buy new cars? We are very curious about that. There are a few us about the Italian news. motor cars. Well, okay. So the last one is a 1960 Lamborghini? The Ferrari? the 250 GT Series 2, Sergio Pininfarina design. Pininfarina. Alfa Romeo? So No, Ferrari. Ferrari. Yeah, absolutely. Ferrari. And Wow. then the other one is a 365 Boxer, the Flat 12, 1977. Yeah, you know. Ok. And the other one is a Lancia Aurelia, the B20, 1955. Wow. Allora, ne ha comprate 3, 2 Ferrari, una Sì, del 67 giusto. e una degli anni 70 e poi una Lancia Aurelia. Yeah. So mia. cool, man. But the So point is cool. about Lancia, you know, what people don't understand is Lancia were building cars long before everybody else. And the way they set the suspension up with the Aurelia was way ahead of its time. It's a special We're so proud car. because Mi we're piace. Italian. No, you know? but you know, for me, Italy is cars, you know. Ok. Grandissimo. Allora dice che la Lancia Aurelia era sulle sospensioni proprio anni luce avanti e quindi Certo. insomma la vera bellezza di quella macchina è quella. Io ho detto siamo molto orgogliosi visto che siamo e lui ha detto l'Italia è macchine, Italy Sì. is cars. So. Sì, lui lo sa. And not just a question of that, also the engineering, space programs. You know, we all know that Ferrari, you know, designed stuff for the ISS, International Space Station. So, you know, there is a lot of, you know, within the hotbed of Modena, Maranello, Bologna. Yes. You know, this is you know, heavy Italian, very clever engineering. Parlava dei nostri ingegneri, dei nostri Certo, scienziati. non soltanto quello che ha fatto il cappello, anche quelli che fanno le auto. Well, exactly. Maranello. Esattamente. Certo, esattamente, certo. L'album, il titolo appunto è Automaton e lui ha dichiarato appunto che il disco non è proprio allegro quello che dice, perché è dedicato a questo momento storico in cui siamo tutti un po' controllati dai telefoni, dai computer, stiamo diventando proprio degli automi e ci stiamo dimenticando delle cose belle e semplici della vita. Volevo chiedere cosa pensasse di questo. You said that the album is dedicated to what it's happening right now about the machines, the phones, the computer. We're controlled by them in a way, right? Well, you know, look, you know, let's get realistic. Yeah. You know, there are guys who sit in ex-Russian underground bunkers at the moment, you know, who do you think runs your WikiLeaks and your stuff and everything else? You know, Boston Dynamics, US military guys making 400-pound load carriers. You know, it only takes one kind of nutcase to have that turn against you. You know what I mean? Do you get my point? Yeah. Yeah. You know, but we can't either forget, you know, people will end up looking at the screens all day long like this and they forget about the other kind of stuff. Do you know what I mean? Simple things, a bird, a tree, a thing, then how to write without tapping. By hands. Yeah, simple stuff. Have you know? noticed that? Do you still have your way of writing? Because I lost it because I with the phone all the time. So when I write it, I didn't lose mine. I still use a fountain pen. Dice no, se stai tutto il tempo sul telefono ti perdi non solo le cose belle, gli alberi, il mare, le cose semplici della vita, ma poi succedono anche delle cose brutte. Parlava della Russia, parlava di Wikileaks. Insomma, credo di aver capito che intendesse che bisogna essere piuttosto vigili, mentre se stiamo tutto il tempo sul telefono rischiamo di perderci sia le belle cose che quelle pericolose. There is a book, 100 places you will never visit. Okay. It's called 100 Places You Will Never Visit. Yeah. Certo. And then you look at some of these underground bunkers and stuff, you know,
Certo. Dice c'è un libro che si chiama 100 posti che non visiterai mai, e immagino che siano anche posti segreti. Parlavamo poi, lui ha detto anche tra le cose che ci siamo persi la scrittura. Perché non scriviamo più a mano? Io gli ho detto che personalmente ho perso una calligrafia, nel senso che uso sempre il computer. Lui dice io assolutamente no, la conservo anche molto gelosamente. Ormai questo cappello luminoso io sono completamente innamorato. Secondo me dovrebbe commercializzarlo, dovrebbe assolutamente venderlo. Sarebbe una cosa bellissima. Are you gonna make some version of the hat as merchandising with the record? Not the real one, of course. So. Maybe not this one. It's what's the price of that? It's very precious. The price is to make it. It's a lot. Maybe 25,000 euro. Really? Euro, yeah. 25.000 euro. Because it has to be computer controlled and just so. And the whole head, my head has to be scanned with the lasers. And really? Quite a complex job. Ok, dice la sua testa deve essere scannerizzata, quindi è una cosa. It's a lot of money. Perché deve essere perfettamente. They say you won't be seeing it in the shops for Christmas. Non ci sarà a Natale nei negozi, sarà molto difficile. It's a kind of futuristic version of the other hat. In the clip, you from the future find the. Absolutely, but that's what we wanted to do. The other one is solid silver, turquoise, my first hat, and as you hold it up, and it's like. It's like Kubrick Odyssey when anything you remember want, the scene of the monkey. You know, I mean, it's just. I mean, for me, this is my. You know, I love it. You know, and it was just at the last minute. You think I found it, and all the bits of detritus that you see on the thing is the old space buggy from Runaway. Ok. So we took all the wheels off and threw it all onto the ground. Exactly. Nel video a un certo punto diciamo Jamiroquai col cappello elettronico dal futuro trova in mezzo a una serie di cose buttate via invece il suo cappello, quello storico, di cui questo in qualche modo è la versione futuristica e aggiornata. It's really difficult these days to make videos, you know? The budgets are not as big as they used to be, you know, for Virtual Insanity, you know, it's not especially as easy. For you, because so you have to really think on your feet, you know, and just think, okay, how can we do the video, you know? But especially for you, because you've been making great videos in that's your problem. history. It that's is the a problem. Yeah. And then people expect you to do this great video, but you go, well, you know what? I need some money to make the video. Dice, è molto difficile oggi fare dei bei video perché ci sono i budget un po' risicati rispetto a una volta. Ho aggiunto, nel tuo caso è ancora più difficile perché ne hai fatti di talmente belli. E lui fa, infatti il problema è che poi si aspettano che li fai sempre più belli, ma i soldi sempre più costosi. Sono finiti. Senti, lui ha fatto appena adesso, da poco, una data a Parigi e una data a Londra. Come sono andate? You've been playing in Paris and in London, dove ha presentato l'album? Paris. That's a different. Paris was just spectacular, you know, and London as well. So it was. We've had to do a lot of work to get with the thing. 2 hours 30 minutes. The show. Yeah. 2 hours 30 minutes, which is. And for me, I was always nervous. What were people like? The album wasn't out in Paris and nobody's heard it, so you're like, okay, well they like it, well they didn't like it, you know. But it worked. But it was, it was great, and the band played superb. You know, we worked it, and it was great. It's 5-6 weeks of rehearsal though to get it right. Oh wow. So I just want to say, satisfied. Absolutely. And you know what? If people come to the shows in Firenze, Italia, it will be. We will not let you down. Really spectacular. Spettacolare. 5-6 settimane di prove, è stato bello sia a Parigi sia a Londra, 2 ore e mezza di concerto. Porca miseria, 2 ore e mezza. Però insomma è stato molto divertente, avevo un po' di ansia, l'album non era ancora uscito, specie nella data di Parigi, quindi avremmo fatto canzoni perché è uscito 2 giorni dopo che le persone non conoscevano. E poi ha detto una cosa molto carina: venite allo show quando sono in Italia, non rimarrete delusi, non vi faccio annoiare, cioè sarà una roba forte. Ti piace questa cosa? Ti piace ritornare in Italia dopo tanti anni? Vieni di nuovo a Firenze a luglio e a novembre a Milano. Milano. What about coming back to Italy for gigs? Well, the funny thing is, Firenze, Florence was my first show in Italy. So we did a little club, and I remember we missed the flight. So I had to be picked up from Venezia and then taken in the car. Like in a Jamiroquai video. Nel 93 oh my God. And eventually we got to the show, but it was fantastic. And you know, just to say, I love this country, you know, everybody, I just love it here, you know, I love everything about it. So I'm just looking forward to, I have a lot of friends here.
I'm just looking forward to coming here and playing. I think Italy loves you back, you know what? I hope, si ricorda da... Sono molto contento di venire in Italia e ha ricordato un aneddoto della prima volta che ha suonato a Firenze. I think we have a special relationship between us. I think so. Certo. Dice ha perso il volo, hanno perso il volo. Quindi ed è venuto a venire in macchina. L'hanno portato in macchina come in un video di Jamiroquai. Sì, perché questo guidava come un pazzo per portarlo a Venezia probabilmente. A Venezia, detto così. Un'altra domanda che mi piaceva fargli è, lui ha detto che quando fa un disco nuovo è sempre difficile trovare l'equilibrio tra quello che le persone si aspettano dal suo disco nuovo, quindi un po' la sua cifra stilistica, il suo touch, diciamo così, e invece il fatto che lui vorrebbe anche fare delle cose nuove, no? In questo disco lui dice di esserci riusciti. I read that you said that it's hard to find a balance between what people expect from you when you release a new album and your will to do something new, something fresh. Yeah, I think that the difficult, it is that I'm not so good at changing the style of the music that we do. You know, some people are really great at it. They go, oh, I'm doing a rock album, I'm doing a jazz album, I'm doing something else. But I think what it was doing what we do and then using the electronic synthesizers, you know what I mean, in real analog time. And each 25 of my old synthesizers, we had the more Servizio, huh? Each guy, do you know what I mean? Doing that in order to get the Jupiter 8, Juno 6, Oberheim, OX6. I mean, you name it. You know, and I've had this for Oscar, Oxford synthesizer. You got 25 of them? Oh yeah, at least, yeah. And huge, great Oberheims, old Oberheims. ARP Odysseys and stuff like that all done analog. So even though you do it in the computer, you go, oh look, there's the memory Moog. Oh, there it is. It's not the same sound. The analog sound is different. Great. And so we used that. And then when we recorded the drums at Air Studios, we recorded the drums. So we used electronic drums and then triggered them over the top. So you play live on the sample, top and then triggered sounds off live hats and stuff. Okay. Scusa. Okay. And then also with the live strings in Air Studios, you know, all the way, and then again throwed it from the computer onto the tape and then back again as well onto the tape machine. Molto figo. To get the warmth. That's molto figo. Molto figo, very cool. Allora dice, sono persone capaci di cambiare la loro musica, di fare adesso facciamo un album rock, cambiamo tutto. Dice, io non sono così bravo a fare quella cosa lì, ma quello che ho fatto in questo disco è una via di mezzo tra l'elettronica e le cose analogiche. Quindi i sintetizzatori venivano, ha detto che c'era proprio uno col cacciavitino che lo accordava lo accordava, e quindi dice alla fine, oppure non so, i violini, gli archi e anche la batteria suonavano live su un sample in modo da ottenere un effetto che fosse un po' analogico, un po' digitale. Qualche volta addirittura registravano in digitale, poi riregistravano sul nastro, in modo da ottenere un effetto che fosse elettronico ma anche molto classico. Ma lui sa di aver inventato un tipo di musica, io penso proprio di sì, cioè che passerà alla storia per questa cosa, no? Sì. You and other artists in Britain back in the 90s, you invented a new sound, because when you signed for the acid jazz label, it was just a label. I mean, the genre, the musical style didn't exist yet at that time. I think there is a misconception with the acid jazz as a sound. Okay. Acid jazz was merely, let me explain to everybody. Okay. Eddie Piller was the head of acid jazz, okay? And at the time, people were listening to acid house, in 1988. With the little smile. But he wanted so put the two together, acid jazz, in order to attract people towards the small independent label. Okay. And that's the way it is. So there's me, the brand new heavies. Galliano, right? Galliano. Brand new heavies. Well, Galliano, one of my backing singers, that's her husband is Galliano, so you know, so small family. Famiglia. Dice c'è un po' un misunderstanding, un po' come quando chiede il Britpop a quelli del Britpop. Dice in realtà. But you see, this is the important thing is as well. It was very difficult for us doing, jazz, funk, kind of stuff. Everybody wanted to listen to, bless their souls, Blur, Oasis. These are the Britpop people. I was always the outside guy. Yeah. Nobody was really interested in me. It's like, and it's been a struggle.
to just do But you my won, kind of stuff. You won. You won. Insomma, quindi dice, in realtà l'esigenza era la guerra. Funzionava l'acid The war house. is not over. E quindi la definizione acid jazz era un po' per attirare gli artisti nelle etichette indipendenti, ma in realtà poi c'erano molti artisti che si assomigliavano, ma come sempre erano un po' stati i giornalisti a creare diciamo la definizione. E poi ha detto, in quel periodo l'Inghilterra suonava molto Britpop, per me era una battaglia perché ero completamente fuori, facevo un'altra musica. Una guerra. They never ever gave. I wasn't really given the support. Yeah. And even at one point, even my own manager, who shall remain nameless at the time, said, "Look, why don't you try to sound more like Blur?" And then I can't imagine of you playing like Blur, if I have to be honest. But then there's the other record company people who said to me, this is from Sony at the time, God bless their souls, who said to me, Cosmic Girl, we don't think it's a single, it will only do well in the gay clubs. Really? Un po' come ci aveva You know detto. what I mean? It's like, well, you know, so what? Yeah, you know what I mean? yeah. Where is it? Come on, Where is it's just like so funny. What about record companies have a unique ability to be just rubbish. Chissà dove è finito quel discografico. Dice che molti gli dicevano non può suonare un po' più Blur la tua roba. E qualcuno gli aveva detto anche Cosmic Girl non sarà mai un singolo, funzionerà solo nei gay club. Sì, esatto. It will only, we don't think it's a single. It will only do well in the gay clubs. Sì. Are you kidding me? Oh my God. Come on. Senti, grazie di essere stato con noi. Can you come back again tomorrow and tomorrow again and for the rest of the week? For the week? Yeah, please. I would love to do that, but I must get back to see my two daughters. It's been a great pleasure to have you. Grazie di essere stato con noi. Thank you guys and Ci vediamo a thank you giugno. everybody Thank you so listening. much. Automaton e ascoltiamo Carla dedicato alla let's play my figlioletta daughter's di song. Jamiroquai. Thank you so much. Ciao Jay. For me, Grazie. Ciao. Grazie.